Buongiorno, buongiorno Radio Macello Trip. Oggi stiamo andando in Toscana al Malandrone per la terza prova di campionato del Crazy Cross Cup. Buongiorno ragazzi, oggi ho mandato un messaggio a tutta Italia, ho deciso di dire ci becchiamo tutti sulla Cisa, andiamo giù in Toscana, e effettivamente hanno risposto in un po' di persone. Siamo incolonnati, l'arrivo dice fra 2 ore, ma 2 ore da 2 ore lo dice, quindi mi ha appena comunicato il mio amico navigatore qua immaginario che il traffico è in aumento, arriverai alle 12 e sono in piedi dalle 5:30. Ale! Oggi è giovedì 1 maggio, temperatura attuale 30 gradi, abbiamo scoperto che sul Ducato non abbiamo ricaricato l'aria condizionata e di conseguenza fa caldo. Andiamo verso l'infinito e la Spezia e oltre. Non ci va così bene, insomma mica tanto bene, siamo ancora in coda, sarà la 6ª ora in coda qua. Siamo finalmente arrivati. Oddio un po' di buco, forse ci siamo. Sopra quella collina c'è la pista, guarda qua Luca come fa fatica a salire. vai, non fermarti qua. Welcome Motocross Malandrone. Siamo arrivati, incredibile, quasi non ci credo. One eternity later. Much later. PM. Quindi dicevamo alle 21 c'è l'estrazione del lotto e alle 22 la tombola, signore e signori, sulle mani per la tombola. Attenzione, Malandrone. Later. Arrotati! Sì, nella vertebra di morbetta! Turpica! The next morning. Buongiorno, benvenuti all'ennesima gara dello sfascio qui nella ridente Toscana. Siamo a Malandrone, dove ogni pilota è un gran e decidete voi come finire la frase. E siamo pronti per le libere, sono le 4:30, sarà una gara pomeridiana notturna, nel senso che finiamo tutto verso le 9:30 credo, con le premiazioni. Location bellissima, devo dire, là in fondo. Vedi la pista, sono già tutti pronti, stanno salendo i bambini adesso, poi tocca a noi. Oggi il mio mood è il solito, cazzeggio, vado dentro, mi diverto, esco, ciao. Entro, spacco, esco, ciao. Ho fatto un lungo là. Pagato, questa lezione? Sì, ma è $300 arrivata lei. Va bene, siamo pronti per gara 1. Vediamo un po' se riusciamo a stare dietro a Tia, ma la vedo grigia. Ma non la facciamo la cunetta lì davanti? Basta, dai, mi sono rotto il cazzo io. Ed eccoci qua pronti per gara 1, la partenza in seconda non delle migliori, devo dire. Infatti vengo sverniciato da assolutamente tutti, tranne Fusto che è qua di fianco a me, che poi non frena, e io lo seguo. Andiamo nei pertugi della gente, un po' di spallata a destra e a sinistra per il Fusto, io rimango un po' incastrato qua col Fabione sulla destra. E prima curva cerco di buttarmi in mezzo, ma qua è un po' tutto occupata la situazione. Passo tutto all'esterno, inizio a passare Luca e qua mi butto interno per evitare di far meno strada possibile dietro la Nicole. Qua vanno tutti esterni, io provo l'interno e niente, me ne passo 2 o 3 così, 2 anzi, perché uno mi ha ripassato, però io mi ributto all'interno qua. Attenzione dietro a Davide. Niente, seguiamo il gruppone mentre Tia davanti ormai è già andato, Fusto lo vedo da davanti.
preciso che sono dietro, non si sa mai. Occhio! Qua Davide cerca di saltarmi addosso, lo spingo in là perché sennò cadevamo tutte e due. E ora andiamo a cercare di prendere fusto. Che partenza di merda! Già, come al solito, nulla di nuovo. Non vedo niente! Limitatore qua con Ale sulla sinistra. Dentro l'interno, ma anche lui va interno, poi si blocca completamente in mezzo alla traiettoria. Vado all'esterno anche qua perché vedevo che era ancora interno. Calma! Andiamo avanti, cerchiamo di calmarci. Adesso arriviamo al gruppo interessante con Fusto davanti, Citterio con il 10-10 davanti con la Frizia e il ragazzo qua che con la Bucci che ci darà del filo da torcere. Vedo Tia intanto da davanti che inizia a rallentare, capisco che c'è qualche problema. Qua bagarre qua, c'è 4 persone nel giro di un fazzoletto. Tia ha bucato nel frattempo, quindi lascia passare tutti. E questo sarà il gruppetto che ci terrà compagnia fino alla fine. Prendo un attimo di fiato per capire un po' dove passarli, perché nel frattempo Fusto è riuscito a passarli tutti e due e se ne sta andando, quindi è il momento di attaccare senza evitare di cadere fuori dalla pista. Il mio tratto più veloce, quindi vado qua interno, ne faccio fuori uno, sto dietro a Citterius, vado esterno qua, lo passo anche qua e qua la tecnologia ci fa vedere che abbiamo altre camere in pista, quindi mi vedete finalmente dall'esterno. Esterno c'era veramente un sacco di sabbia, la moto non faceva trazione assolutamente e infatti iniziano a passarmi. 2 giri al termine, nel frattempo qua sbaglio, vado esterno. Qua vado largo ancora sbagliando per l'ennesima volta. Qua addirittura telecamera esterna per il sorpasso di Citterio nei miei confronti e qua arriviamo all'ultimo giro. In realtà loro non c'entrano niente con la classifica, però è una questione di orgoglio arrivare davanti. Fusto primo per il momento e secondo io. Loro sono di un'altra categoria, della categoria 140 fan. Controllo dietro se Tia magari aveva cambiato la gomma nel mentre, ma nulla, non arriva nessuno, quindi Fusto ormai è primo da davanti e io ho intruppato qua dietro tra doppiati e gente che non c'entra con la mia classifica. Occhio! Occhio! Dovrei fare una maglietta con scritto occhio. E terminiamo secondi gara 1. Ah! Secondo forse. Cazzo! Ho fatto un recupero della Madonna. Non si vedeva nulla in quel sabbione lì. Nulla si vedeva. E perdevo un botto. Interno è una merda. Però devi fare interno la prossima. Va bene. Bravo piccolo. Much later. Va bene, siamo pronti per gara 2, magari non partiamo in seconda sto giro. Sì, ha bucato in gara 1. Madonna che profumo di pollo!
E qui col pollo nel naso partiamo per gara 2 in prima questa volta. Un filo meglio, ma appena gli altri mettono la seconda, guarda Tia dove va, sparito. Fusto invece è qua di fianco a me e sto giro gli arrivo davanti, c'è il Franz di davanti che ritorna dopo 1 anno e mezzo dall'operazione al ginocchio con una semi-auto, anche lui. Luca qua davanti che sgambera a destra e a sinistra come i matti. Qua cerco un buco qua in mezzo a due, ma non ce n'è, prendo dentro qualche gamba ma nulla di che. Allora decido di fare la mia solita traiettoria esterna. Qua sono partito un po' più guardingo, nel senso che sapevo che Tia sarebbe andato via, ma per la classifica di giornata non sarebbe importato perché in gara 1 è arrivato quarto, quindi di conseguenza mi bastava arrivare davanti a Fusto e in questo momento Fusto è dietro di me e quindi di conseguenza bastava amministrare e Fabio quasi va addosso alla carrozza in un cambio di direzione improvviso, lo affianchiamo qua e diciamo bella Fabio. Qua arriviamo nel nostro punto favorevole, quindi tutti esterni dove non va nessuno, cioè andiamo sull'appoggio, ne passiamo uno facile così Fabione, qua vado esterno ancora perché all'interno c'era una bagarre tra la carrozza e l'altro ragazzo qua che quasi vado addosso. Pian pianino andiamo a recuperare su altra gente mettendo più distacco possibile tra me e Fusto dietro di noi. Occhio! Davide lo passiamo in una curva interna. Qua in gara 2 rispetto a gara 1 era tutto da fare nelle curve interne giù in basso perché esterno era ormai impraticabile a causa di tutta la polvere che si era creata, quindi era sabbia. Vai Franz! Vai! Andiamo a riprendere Franz. Vai Franz! Il nostro punto favorevole ancora. Incrociamo qua col Franz e via. Qua ha preso un po' dalla foga e inizia a fare qualche cagata. Qua mi scappa l'anteriore, non si vede. Esterna, attenzione. Calmati. Grazie. Occhio. Ciao. Parole a destra e a sinistra con tutti. Arriviamo di secondo in gara 2 dietro a Tia, ma primo di giornata. Va benissimo. Va bene Ricky. Forse, e dico forse, siamo primi. Figa, ho dovuto fare un recupero ancora per l'ennesima volta. Non ti ho neanche visto, Tia. Bravo Franz. Buon rientro. E vai, cazzo. Brava piccolina. Brava piccolina. Siamo qui, le premiazioni. Sto parlando a bassa voce, non so perché mi sento in soggezione, c'è troppa gente dietro di me. Nessuno deve sapere che hai vinto. Nessuno deve sapere che hai vinto. Bravissimi. Categoria fan semiautomatico. Oh, allora, fanno semiautomatico. Tocca a me. Diciamolo sottovoce. E prima posizione 199 Scotti Riccardo. Dai, ragazzi. Grazie Mattia che hai forato. Prego. Grazie Fanat che non mi facevi passare. Grazie. Va bene. E ci vediamo alla prossima ragazzi. Yes. La figa non esiste. No, figa non esiste. No, Ciao a oggi tutti. forse esiste. Sì, forse per te, per me proprio zero. Concludiamo qua questa ennesima gara dello sfascio. Ci vediamo a settembre, andiamo in vacanza. Attivate la campanellina. La pallina mettiamo. La campanellina, fate tutto quello che c'è da fare. Mi raccomando, come al solito, solo gas. Sì, Grandi ciao. ragazzi.